Oggi ti parlo di impostazione nel clarinetto. Ma veramente ne esiste soltanto una? Assolutamente no. Esiste una variante dell'impostazione classica che ti permette di suonare più forte, con più armonici e facendo molta meno fatica. Ti spiego questo ed altro subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista professionista. Nella vita mi occupo essenzialmente di didattica, insegnando alle persone a suonare, partendo anche da zero, o a specializzarsi nel mondo del jazz e dell'improvvisazione. Inoltre, con percorsi di coaching, seguo persone che vogliono migliorare le proprie performance e che vogliono risolvere problemi che sembrano insormontabili, ma che, se analizzati e affrontati adeguatamente, possono risolversi molto facilmente. La mia attività didattica è prevalentemente online, ma tengo anche masterclass in presenza qui nel mio studio di Bergamo. Ringrazio tantissimo tutti i miei sostenitori, tante persone che con il super grazie mi stanno sostenendo nella mia opera di divulgazione. Sono molto felice di questo, ringrazio veramente tutti dal profondo del mio cuore. Se vuoi continuare a sostenermi, puoi anche iscriverti al canale, lasciarmi un like, lasciarmi un commento. Molti di voi mi hanno scritto e mi hanno chiesto: Emanuela, ma questa impostazione del clarinetto come è veramente? Ne esiste soltanto una? Ne esistono diverse versioni? Come funziona? Beh, di impostazioni ce ne sono tante, con diversi approcci e con diversi modi di vederle. L'impostazione cosiddetta è il modo in cui io imbocco il mio strumento, quindi il modo in cui io vado a posizionarmi con l'imboccatura, facendo lavorare alcuni muscoli piuttosto che altri. L'impostazione però non è soltanto far lavorare i muscoli esterni, ma anche far lavorare tutta una parte interna, palato molle, lingua, gola, eccetera eccetera. Per questo motivo le sfaccettature dell'impostazione possono essere tantissime, perché io posso tenere la lingua in una determinata posizione, posso tenere il palato molle in una determinata posizione e questo andrà a creare tipi di suono con sfumature diverse. Molte persone mi contattano perché il suono che hanno non piace o perché hanno dei problemi proprio di impostazione o di intonazione. È incredibile vedere come in pochissime lezioni il suono cambia, la persona è più contenta e suona in maniera più agevole. Nella scuola clarinettistica tradizionale molto spesso si sente dire: quando imbocchi devi tirare gli angoli della bocca verso l'esterno come a creare un sorriso e il mento va tirato verso il basso, quindi la posizione sarebbe questa qui. Il rischio è che il suono si tappi e che non passi tanta aria. Sentiamo un po'. Il suono è anche abbastanza bello, però Lancia, secondo me, non vibra al 100%. L'impostazione naturale, invece, secondo me, fa vibrare Lancia in maniera totale. E come facciamo a imboccare in maniera naturale? L'unica forza che devi applicare agli angoli della bocca è mirata a non far uscire l'aria dalla bocca. Poca forza sugli angoli, mento piuttosto rilassato, anche se comunque ha una minima spinta verso il basso per cercare di centrare un pochino il suono, e tanta aria. Vediamo la differenza di suono. Come avrai potuto sentire, la differenza è abissale. Con un suono più ricco di armonici, con un volume maggiore e con una migliore intonazione, riesci a suonare meglio, più tranquillo e più deciso. Capirai però che per far vibrare completamente Lancia, quindi al 100%, hai necessità di avere buone quantità di aria pronte e di avere un'idea molto precisa di come va proiettata quest'aria per ottenere un'omogeneità fra i vari registri del clarinetto. Le note basse hanno bisogno di una certa proiezione, le note medie di un'altra e le note acute ancora di un'altra. Quindi impostazione sì, ma anche consapevolezza di quello che stai facendo e su quale registro del clarinetto stai lavorando. Questo è un primo spunto. Sull'impostazione, ovviamente il clarinetto è uno strumento talmente ricco e con una talmente alta potenzialità che va capito con uno studio mirato e strategico. Non dimenticare mai che la tua benzina è l'aria e quindi se hai buone quantità di aria e buona proiezione dell'aria avrai un ottimo suono. Prova ad applicare questo cambio di impostazione
e fammi sapere come va. Sono sicura che questo contenuto potrà esserti utile. Ricondividi il video con i tuoi amici musicisti e da Seriate è tutto e ti do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!